Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi vi faccio vivere insieme a me la mia prima esperienza diretta in un campionato di corse automobilistiche. Allora ragazzi, oggi sono al settimo cielo perché un sogno si realizza. Tanti di voi mi avete detto: Marco, tu dovresti entrare nel mondo delle corse. Io sono lusingato da tutti quelli che dicono che sono bravo a guidare. E finalmente oggi inizia la mia carriera, se possiamo definire la carriera di pilota, perché sì, da oggi sono ufficialmente un pilota, ho conseguito la patente per le corse e da oggi correrò nel trofeo monomarca Smart E-Cup con le smart elettriche. L'idea è quella di farvi un mega vlog da questa tappa di Misano, perché ovviamente, essendo la prima gara della mia vita, voglio farvi vedere di tutto e di più di questo weekend. Il campionato sarà composto da 4 tappe. Oggi Misano, poi per seguire Milano, che sarà circuito cittadino, Vallelunga e infine Mugello. Schierate ci sono 16 smart elettriche, sarà un campionato veramente combattuto. Allora, entriamo dentro il box dove vengono tenute tutte le smart del campionato. Come vi ho detto, 16 macchine, 16 piloti, di cui 3 debuttanti, di cui io, l'altro ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni. Tutti gli altri 13 sono già piloti che hanno esperienza col mondo delle corse. E ovviamente, essendo la mia primissima esperienza nel mondo delle corse, con molta umiltà penso più che altro a divertirmi. Beh, se riuscissi a fare un podio sarei molto contento, però vi ricordo che c'è gente con molta più esperienza di me con cui dovrò combattere in pista. Allora, le macchine sono un po' sparse, ce ne sono anche altre dietro i paddock. Andiamo a cercare la mia macchina. Ok, nel mentre vi porto a fare una camminata anche dentro il nostro hospitality. Eccola là. Allora ragazzi, questo è il mio giocattolino con cui affronterò queste 4 tappe di campionato. Io faccio parte del team Sport Mediaset numerato, l'ho scelto io perché l'8 è il mio numero preferito. Adesso ve la faccio vedere per bene e vi parlo un po' anche dei dati. Come potete vedere, come ogni qualsiasi macchina da corsa, è stata alleggerita più non posso per ottimizzare il peso e le prestazioni. Saliamo di là che ve ne parlo un po'. Devo dire, senza casco si sale molto più facilmente qui in macchina. Tutte le cose superflue sono state tolte e ciò significa che adesso questa Smart pesa 950 kg. Pesa circa 80 kg meno di una Smart stradale. Il peso è molto contenuto. La trazione è posteriore e, come potete vedere nel video sovrimpressione, la macchina è molto divertente e tende al sovrasterzo. Ovviamente un campionato elettrico, il motore termico non c'è. Qua c'è un motore elettrico che sviluppa 82 cavalli e 161 Nm di coppia. Certo, sono numeri che probabilmente non vi colpiscono, però credetemi che avendo un motore elettrico, ogni qualvolta schiacci gas hai tutta questa potenza immediatamente. È una macchina molto divertente da guidare, essendo così leggera mi ricorda molto come impostazione di guida quella dei go-kart. E ovviamente bisogna avere una guida molto pulita, facendo errori si viene penalizzati molto. Io con una guida piuttosto sporca e amo il sovrasterzo, devo imparare ad avere una guida più fluida e pulita. Allora, ve la faccio vedere meglio. Qua abbiamo attacchi per GoPro a non finire, vi farò un reportage per ogni tappa di gara. Qui abbiamo un grosso roll bar che mi sarà molto d'aiuto in caso di incidente o ribaltamento. Non c'è il sedile passeggero, qua c'è un estintore che non si sa mai. Qui abbiamo lo staccabatteria. Ovviamente macchina elettrica non abbiamo marci, quindi quando partiamo impostiamo su drive e dobbiamo solo dosare il gas e il freno. Come potete vedere la mia macchina è ricarica. Per una carica completa mi hanno detto che ci vogliono circa 3 ore e mezza.
ogni gara non ha la stessa durata, perché la durata della batteria può variare fondamentalmente dalle condizioni climatiche. Se fa caldo tende a durare un pochino meno. Infatti ad ogni gara di campionato ci sarà la safety car che all'inizio farà qualche giro lanciato per capire il potenziale della batteria, e ogni gara può durare tra i 15 e i 20 minuti. Sarà molto interessante in ogni gara e anche ogni qualifica il fatto che bisogna avere strategia anche nel saper conservare la batteria, perché ovviamente devi finire la sessione e rientrare qui nei paddock. Giusto per dirvi, questa mattina abbiamo fatto le prove libere dove ho fatto P7, poi abbiamo fatto le qualifiche in cui ho fatto P8 e in entrambe le sessioni ci sono stati dei casi in cui dei piloti non sono riusciti a rientrare qui nei paddock, quindi in gara sarà molto importante riuscire ad usare l'acceleratore, guidare in modo pulito in modo tale da riuscire ad arrivare a fine gara con la batteria. Queste Smart non hanno gomme slick, ma hanno delle gomme Pirelli stradali. La velocità massima non è elevata, fai 140 km/h, però credetemi che la macchina, essendo così leggera, permette di fare le staccate all'ultimo, entrare in curva belli allegri. Credetemi che è praticamente come guidare un go-kart. Questa mattina ho fatto la prima sessione di prove libere in cui ho fatto P7. Poi nel pomeriggio ho fatto le qualifiche e mi sono posizionato in P8. Avrei voluto tanto far meglio di P8, però considerando che sono un debuttante sono contento, alla fine sono qui per divertirmi. I primi 3 hanno fatto veramente dei temponi, però tra P5 e P8 c'è meno di mezzo secondo, quindi nella gara di domani spero tanto di fare P5 o P6. E a proposito di gare, ogni pilota ha la sua uniforme, giusto? Vi faccio vedere la mia. Allora, questo qui è il mio armadietto, eccola qua la mia tuta. Quindi questo qua è il mio armadietto e iniziamo dall'abbigliamento. Questa è la mia tuta. Io ringrazio i miei due partner HRX e Stilo per tutto l'abbigliamento che vedete. Quindi oltre alla tuta abbiamo i calzini, le scarpe, i guanti, il sottocasco, il casco con l'ANS, che è un dispositivo di protezione che aiuta a limitare i danni in caso di colpo di frusta. Poi abbiamo i pantaloni e la maglia, ovviamente tutto abbigliamento che si mette sotto la tuta, e questo è abbigliamento importante perché è ignifugo e omologato FIA. Per fare le corse c'è bisogno di questo abbigliamento che ti aiuta a proteggerti in caso di incidente. Beh ragazzi, ecco qua una prima introduzione della mia prima giornata in questo campionato. Io direi passiamo subito a domenica mattina, ci vestiamo e pronti per gara 1. Allora ragazzi, buongiorno, domenica mattina, come potete vedere siamo pronti per entrare in pista e sono pronto per fare ufficialmente la prima gara di campionato della mia vita. Qua tutte le macchine pronte per entrare in pista, eccola qua la mia piccolina. Come potete sentire in pista adesso ci sono delle Lamborghini stradali che fanno attività promozionale, ma la prima gara della giornata sarà proprio la nostra, della Smart E-Cup. È una fortuna perché partendo di mattina adesso c'è fresco, come potete capire con tutto questo vestiario addosso si soffre il caldo perché dentro la macchina non puoi accendere l'aria condizionata. Ieri durante la qualifica nel pomeriggio faceva molto caldo, dopo 10 minuti iniziava a sudare. Si patisce a correre, credetemi. Come vi ho già spiegato, in qualifica mi sono piazzato in 8ª posizione. Secondo me sarà una gara molto combattuta perché partiremo tutti vicini e io prevedo anche qualche sportellata. Io ovviamente nel mio piccolo cercherò di dare del mio meglio. Se c'è una cosa che ho notato è che ieri mattina nelle prove libere ho avuto un buon ritmo. Nelle qualifiche del pomeriggio, ovviamente questo weekend è pieno di gare, più macchine corrono, soprattutto con le slick, e più la macchina si sporca. Infatti nelle qualifiche del pomeriggio ho notato che era più difficile controllare la macchina e cercare di fare tempi migliori, seppure sia riuscito a migliorarmi di quasi un secondo rispetto alle prove libere. Il problema è che tutti gli altri si sono migliorati, quindi dal P7 nelle prove libere ho fatto P8 in qualifica. E beh, giochiamocela in gara.
conclusa la prima gara di campionato della mia vita. Più contento di così non potevo esserlo. Sono partito P8 e ho concluso la gara P4. Sono arrivato fino al P2, però all'ultimo giro tantissime persone, me compreso, hanno avuto problemi di batteria. Quindi la direzione di gara ha deciso di non convalidare l'ultimo giro e quindi ho chiuso P4. Però contentissimo di essere arrivato fino al P2. Per un attimo ci ho creduto veramente tanto di chiudere sul podio. È stata una gara combattutissima, come potete vedere alcune macchine hanno qualche segno della gara, però questa è la mia macchina, nessun segno, nessun contatto, sono molto soddisfatto. C'è stata tantissima competizione, però al tempo stesso tutti gli altri piloti sono stati molto corretti, abbiamo sempre cercato di evitare il contatto, seppure in tante occasioni siamo arrivati vicini così l'uno dall'altro. In quel momento in cui ero fermo lì sulla griglia di partenza, aspettare il semaforo che si spegnesse, partire, quello è stato un momento di tantissima tensione. Ad un certo punto nella gara stavo sudando, mi sembrava di essere in una sauna, sia per via del caldo sia per via della tensione. E nel complesso credetemi che dall'inizio a fine gara riuscire a gestire la pressione ma anche la macchina non è semplice, perché dalla metà gara in poi le gomme iniziano ad essere molto calde. Ovviamente essendo in gara entriamo belli aggressivi in ogni curva e la macchina tende molto a sovrastarsi. Come avete potuto vedere negli onboard, diverse macchine si sono girate. Io dall'inizio alla fine sono arrivato al limite in ogni curva e cercavo di controsterzare senza mai cercare di girarmi. La Smart, avendo un passo così corto, appena parti di traverso è piuttosto difficile riuscire a tenere di traverso senza girarsi. Allora ragazzi, come potete vedere sono tornato con abiti civili, però siamo già pronti per gara 2. C'è stata molta discussione perché, come avete potuto vedere dall'onboard con tanti beep, ho finito l'ultimo giro sulla linea del traguardo con la batteria praticamente scarica, andavo pianissimo e in quel momento sono stato superato finendo in P5. Negli spogliatoi c'è stata una discussione e si era deciso di annullare l'ultimo giro e quindi io in teoria ho terminato P4. Dopo un paio di ore invece si è deciso nuovamente di far terminare la gara con il suo corso naturale, cioè con la bandiera a scacchi, e quindi è stata confermata la P5. Però adesso per gara 2 vige la regola della griglia invertita, il che significa che farò questa gara 2 partendo da P4 e io penso che in gara 2 posso veramente giocarmi sul podio, anche perché ho avuto un briefing con il signor Massimo Ardini che ha tantissima esperienza nel mondo delle corse, abbiamo guardato i miei onboard e mi ha dato tanti piccoli consigli per affinare meglio la mia guida. Io sono positivo, vediamo.
Che danni ho? Riesco a tornare? Sì, perché avevi lo spoilerino davanti. Ah, ok. È saltato via lo spoilerino sotto. Va bene, ok, niente di grave. Beh, ragazzi, siamo ritornati. Come potete vedere è stata una gara molto agguerrita. Guardate qua, non c'è più paraurti, altri danni laterali. E beh, adesso vi faccio vedere la mia macchina perché si è fatto un piccolino incidente. Allora, qua abbiamo perso la parte inferiore del paraurti. Qui abbiamo un urto laterale. Un po' di danni qui. Qua mi hanno preso da dietro. Grazie al cielo che esistono le assicurazioni. Beh, devo dire, è stata una gara molto agguerrita, molto diversa rispetto a gara 1 in cui siamo stati tutti molto più puliti. Qui siamo stati proprio agguerriti, abbiamo veramente lottato. Partito P4, finito P5, sono soddisfatto. Un peccato che sono arrivato fino a P2, ma gli ultimi 2 giri era veramente tosta tenere la macchina dietro. Avete visto un paio di traversi spettacolari che io pensavo, ok, adesso mi giro e mi sono compromesso la gara, però è stato divertentissimo. Beh, come potete vedere è finita gara 2, penso che sia già uscito il sano spirito della competizione tra tutti noi. Primo weekend di gara è andato, sotto il prossimo weekend di gara Milano, circuito cittadino. A vedere sta gara io penso che ci sarà da vederne delle belle. Ragazzi, notiziona, adesso che vedo la classifica finalmente capisco la mia vera posizione. Non ho concluso P5 ma ben P4, quello che in realtà poi ha concluso in P4 gli hanno dato ben 25 di secondi di penalità per un contatto ai miei danni, quindi con la penalità io concludo P4. Beh, che dire, il mio primo weekend di gara si conclude qui. P5 gara 1, P4 gara 2, io ragazzi sono contentissimo. Io devo ringraziare anche Massimo Arduini perché veramente i consigli che mi ha dato prima di partire per gara 2 sono stati utilissimi. Io praticamente non ho esperienza nel mondo delle competizioni, lui ha più di 20 anni di esperienza e i consigli che mi ha dato li ho trovati molto utili in questa gara. E io non vedo l'ora della prossima tappa di Milano che sarà un rally. Quindi nuova tappa, nuova esperienza nelle corse. Qui si conclude il mio primo weekend di gare. Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. State pronti per nuove tappe e nuova bagarre. E come sempre grazie per la visione. Ciao!